Ciao a tutti i miei meravigliosi spettatori, che bella giornata, qui c'è il sole e spero che ci sia anche da voi. Difatti, dopo la registrazione mi sa che mi reco un attimo nella natura, da solo, tra l'altro. Anche ora sono qui da solo, ma non mi sento solo affatto. Sono sempre accompagnato da me stesso, anche quando vado a fare il numero 2 nel bagno. Sono solo, ma mai realmente solo. Ego sum mi optimus amicus, il che meglio mi novit. Ovvero, io sono il mio migliore amico, colui che mi conosce meglio. L'ho tatuato proprio sul proprio corpo, in latino, una quindicina di anni fa. A volte essere soli è proprio fantastico. Qualcuno mi ha chiesto mentre iniziavo una sessione di coaching. Edgar, ultimamente mi sento molto solo. È normale? Come posso essere solo e in pace con me stesso? Punti di domanda. Se anche voi avete paura della solitudine, siete nel posto giusto perché vi spiegherò l'arte di non sentirsi mai soli. Avete mai sentito qualcuno lamentarsi di sentirsi solo? È una cosa normale, anzi oserei dire normalissima. Ma in questo video vi aiuterò a capire come potete stare soli e in pace con voi stessi. Personalmente trascorro molto tempo da solo e mi sento incredibilmente sereno e felice a farlo. Non significa che io odi le persone, ma che amo la mia compagnia. Tra l'altro vi ricordo che questo canale nasce per aumentare la vibrazione e diffondere positività, oltre alla consapevolezza naturalmente. Ricordate che siete importanti, che contate, che siete abbastanza, che avete abbastanza, che fate abbastanza e che siete amati. Il mondo di oggi è pieno di persone che hanno paura di stare da sole, ma io ho imparato l'arte di non sentirsi mai soli e vi dirò come fare. Innanzitutto c'è una differenza tra essere soli e sentirsi soli. Se ci si sente soli, ci si distacca dal mondo, mentre la solitudine è una scelta consapevole di onorare la propria, come posso dirlo, individualità. Essere soli ha un potere incredibile. Ho imparato molto abbracciando chi sono veramente, accettando chi sono veramente. È come la storia del figlio, no? Quel figlio prodigo. Ehm, Si allontana per poi tornare più saggio e perspicace. E a volte bisogna prendere la distanza dalla folla per scoprire chi si è veramente. Non siamo mai soli in realtà, no? Almeno se noi in primis non ci abbandoniamo. Ecco quindi come padroneggiare l'arte di non sentirsi soli. Non bisogna assolutamente mai abbandonare se stessi. Molte persone sono circondate da gente ma si sentono comunque sole, mentre ci sono persone che girano da sole e sono felici, no? Si accettano e si amano. Ecco, in questo momento voglio che vi abbracciate forte. Abbracciati, non c'è niente di male. Ci tengo a ricordarvi tra l'altro che bisogna diventare mentalmente più gentili con se stessi. Noi non siamo nemici di noi stessi e per padroneggiare l'arte di non sentirsi mai soli dobbiamo imparare a diventare amici di noi stessi, appunto. Ed è meglio spegnere il telefono e fare una pausa dai social media ogni tanto, per poter entrare dentro di noi e sentirci davvero appagati. C'è un proverbio africano che recita così: quando non c'è un nemico all'interno, il nemico all'esterno non può farci del male. E quindi per padroneggiare l'arte di non sentirsi mai soli bisogna imparare a diventare mentalmente più forti, ma allo stesso tempo più gentili, come ho detto poc'anzi. Ecco alcuni dei miei suggerimenti per padroneggiare l'arte di non sentirsi mai soli ed essere quindi di conseguenza felici. Innanzitutto accettare la propria individualità ed imparare ad accettarsi per quello che si è, senza cercare di conformarsi alle aspettative degli altri. E quando si accetta la propria individualità ci si sente molto più in pace con se stessi e meno inclini a cercare la compagnia di altri per sentirsi tra l'altro accettati o per sentirsi addirittura persino meglio. Si può, o meglio,
Raccomando di imparare a spegnere i dispositivi elettronici, fare una pausa dai social media e dalle applicazioni che usiamo tutti i giorni e dedicare proprio tempo a se stessi, in quanto può aiutare a disconnetterci dal mondo esterno e entrare in contatto con le proprie emozioni e pensieri. Tra l'altro noi non siamo le nostre emozioni, non siamo i nostri pensieri. Bisogna essere anche gentili con se stessi, appunto, e imparare a parlare con se stessi con gentilezza e compassione, come si farebbe con un amico o un'amica, perché può decisamente aiutare a sviluppare un rapporto positivo con se stessi e a sentirsi meno soli. Potresti esplorare nuovi hobby o interessi, perché dedicarsi a un hobby nuovo o ad un interesse può aiutare a scoprire nuovi aspetti di se stessi e a sentirsi soddisfatti e realizzati. Personalmente ho dedicato tempo per esempio a creare questi video, divulgando a voi informazioni utili che può aiutare il prossimo, ciò che mi fa stare bene. Ma gli studi, le letture, gli aggiornamenti e così via, ovviamente li faccio in solitudine. Vado al parco, nella natura, senza dover preoccuparmi se a qualcuno sta bene ciò che faccio o non faccio. Ci sono così tante persone al mondo che sono infelici con se stessi perché vogliono essere qualcun altro. Voglio essere lei, voglio essere lui. Beh, il confronto è il più grande ladro di gioia. C'è un potere nell'essere soli e si ottiene quando ci si rende conto che nessuno è te e questo è proprio il tuo potere. Puoi diventare un pioniere quando smetti di paragonarti soprattutto agli altri e dici quindi che stai correndo solo la tua di strada. Ecco perché vi dico che essere soli è fantastico, perché la verità è che noi non siamo mai totalmente soli, perché tutto è collegato. In definitiva, dunque, padroneggiare l'arte di non sentirsi mai soli richiede tempo e pratica, è vero, ma può essere estremamente gratificante. Spero che i miei suggerimenti vi siano stati utili e vi abbiano ispirato ad esplorare la strada della solitudine che spesso ci dà una mano, anzi di sicuro ci dà una mano nella crescita personale. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, anzi vi chiedo gentilmente di mettere un pollice in su, iscrivetevi al canale e sarete avvisati quando carico un altro video. Intanto ringrazio per avermi seguito fino a qui. A presto, cheers, I'm out, and don't forget to love yourself. Right? Yeah.